Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale che molto presto non sarà amato più da nessuno, perché se continuiamo ad avere così poca roba, così poca carne al fuoco e carne di buona qualità, mi sa che sto format non lo guarda più nessuno. A parte gli scherzi, anche questa settimana come la scorsa, poca roba, un annuncio la cui rilevanza credo che sia abbastanza soggettiva, e qualche release invece un po' più importanti. Sarà perché si avvicina il Capodanno cinese, sarà per quello che vi pare, ma spero che nelle prossime settimane ci si aggiunga un pochino di pepe a queste release e a questi annunci, perché dopo un inizio a bomba del 2025, la seconda e la terza settimana sembrano essere un po' scarse. Andiamo a vedere di che cosa sto parlando. Prima di tutto, secondo me, una delle notizie più importanti, anche se non è un annuncio, una release, ma nulla di tutto questo, ma Hot Toys ha ripubblicato quel meraviglioso trailer, secondo me almeno, di Daredevil Born Again. La nuova stagione della serie che ho imparato ad amare, dedicata al Diavolo Rosso, che mi è piaciuto tantissimo, e da questo trailer sembra che vogliano mantenere quello standard di qualità se non migliorarlo. Un trailer abbastanza crudo, come è giusto che sia, con un Kingpin diventato sindaco e anche leggermente cambiato fisicamente. Non vedo l'ora che Hot Toys faccia una doll dedicata a Daredevil, che è assente nella collezione proprio perché stavo aspettando l'uscita di questo Born Again, quindi sicuramente questa volta andrò a prenderlo, se lo faranno ovviamente con i giusti criteri. E poi spero anche in una doll del buon Kingpin, perché davvero non vedo l'ora di vederne una dopo quella che ha fatto Soso Toys, che secondo me era fatta molto bene. Non vedo l'ora di vedere anche quella di Kingpin, se la faranno. E soprattutto di The Punisher, lo vediamo comparire nel video ragazzi. Se non l'avete ancora visto, mi raccomando, dategli un'occhiata perché ne vale la pena. Poi iniziamo con sempre Hot Toys, con le release di questa settimana. Prima release abbastanza marginale, magari solo per i fan più accaniti di Star Wars, il Sand Trooper Sergeant con il Dewback. Una bestia gigantesca che è bellissimo. Io avevo già calcolato di prenderlo, ma purtroppo per i soliti problemi di spazio, perché stiamo parlando di una bestia che credo sarà almeno un'ottantina di centimetri, quindi quanto una Batmobile, più oltre ad essere lungo e anche alto, visto che comunque sopra ci andrà il Sand Trooper, una bestia secondo me che per un vero fan di Star Wars non può mancare in collezione. Io sono il primo a fare mea culpa, però davvero bellissimo. Tratto da episodio 4, se non mi sbaglio ragazzi, vado un pochino a memoria. Comunque un bel pezzo, disponibile da oggi ovviamente in Asia. Poi un'altra release a sorpresa invece di questa settimana è lo Spider-Man Symbionte Suit di Amazing Spider-Man di Ono Studio, quindi un'altra release di Ono Studio che fa le cose un pochino a caso, secondo me, perché in questo periodo più o meno era stato annunciato Magneto, che sta ritardando. A quanto pare ancora non si sa niente di quel Thor che è stato mostrato in più occasioni, in più fiere, ma l'annuncio ufficiale ancora non è arrivato. Quindi niente Magneto, ma anticipa la release di Spider-Man. Non è che io sia scontento di tutto questo ragazzi, però mi preoccupa un po' quel Magneto. Spero che stiano lavorando sull'head sculpt, magari ci aggiungono un head sculpt in più, ma col cacchio. Però ecco, è arrivato quindi prima Spider-Man, uno Spider-Man che mi incuriosisce soprattutto per quelle che sono le fattezze del costume, con questo materiale che finalmente renderà posabile uno Spider-Man senza vivere d'ansia, come faccio sempre io, ed è molto interessante la caratteristica delle ragnatele che sono modellabili. Quindi come vedete non sono vari accessori uno differente dall'altro ragazzi, ma sono delle ragnatele che si possono appunto modellare come vogliamo. Presumo che la base sia la stessa, con sempre la parte da ritagliare dalla scatola, cosa che ho odiato in Wolverine, però staremo a vedere se questa volta magari hanno migliorato qualcosina, lo vedremo perché l'ho preordinato e quindi arriverà sul canale quando sarà disponibile anche qui da noi in Italia dal Colosso dei Nerd. Poi stacchiamoci un attimo da Hot Toys, ma torneremo a parlarne
per dare spazio a Rocket Toys nuovamente. Dopo la scorsa settimana, quando Rocket Toys ha annunciato di aver finalmente concluso la produzione e di aver rilasciato Kisame, sempre dal mondo di Naruto Shippuden, ora è il turno di Hinata. Rocket Toys fa sempre così, ci fa aspettare più o meno un annetto e poi comincia a bomba con le release, e dopo le release riparte con gli annunci. Questa cosa io la amo, perché non vedo l'ora di scoprire quale sarà la prossima wave di personaggi sempre tratta da questa serie. Hinata, che è secondo me particolarmente bella, proprio come personaggio, come estetica, come anche a livello proprio di caratterizzazione che ha all'interno di Naruto Shippuden, e qui sembra dare il meglio di sé con questa doll di Rocket Toys. Anche questa l'ho preordinata, spero che mi arrivi il prima possibile. Ho pagato qualcosina in più per averla proprio il prima possibile qui a casa e poterla portare sul canale, quindi resto fiducioso affinché, ragazzi, oltre a Kisame, arrivi il prima possibile questa Hinata per vederla insieme. Torniamo adesso su Hot Toys. Hot Toys con l'unico annuncio di questa settimana, che è Rain Carradine, la protagonista di Alien Romulus, la nuova creazione cinematografica, non mi ricordo, comunque sì, nuovo film, ok, dedicato ad Alien. Nuovo film con la protagonista, io ancora Romulus, ragazzi, non ho avuto l'occasione di vederlo, quindi correggetemi pure qui sotto nei commenti se sto dicendo qualche cavolata, ma dovrebbe essere appunto la ragazza protagonista. Non so, a livello proprio ho sentito diverse persone, non ha suscitato un particolare interesse questo annuncio già da quando la mostravano un po' di tempo fa. E quindi rimane un pochino fine a se stesso questo annuncio. Sicuramente i fan di Alien e soprattutto di Romulus, che magari hanno preordinato lo xenomorfo, prenderanno anche lei per creare comunque la coppia. Sembra comunque abbastanza ben fatta, non ho un metro di paragone con l'attrice perché appunto non ho visto il film, quindi ditemelo anche voi, ragazzi, se la qualità di questa doll vi sembra a posto. La cosa che mi interessa di più è vedere comunque che sia diventata ormai una realtà l'articolazione seamless dei gomiti, come abbiamo visto in varie immagini di questa Rain Carradine, come vedete anche per esempio in questa che vi sto mostrando in questo momento. Quella dei polsi ancora ovviamente è visibile per ovvi motivi, molto buona la fattura di questo fucile che sembra anche componibile, e ovviamente il pers, e qui abbiamo anche una base diorama abbastanza interessante, quindi che va ad arricchire un pochino di più la doll. È comunque una bella doll, mi sembra fatta piuttosto bene, vi ripeto, non so anche a livello del viso, della scultura del viso, se ci siamo o meno, ma comunque si tratta della Movie Masterpiece 793 di 26 cm e 28 punti di snodo, che uscirà nel secondo trimestre del 2026, sempre in Asia. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se magari siete interessati al pre-order. Andiamo come al solito a vedere gli ultimi arrivi su ilcolossodeinerd.com, che non posso far altro, ragazzi, che continuare a consigliarvi. Ci sono diversi utenti che stanno ringraziando me personalmente e Gianluca stesso per il servizio, gente che magari non aveva mai acquistato da Il Colosso, ma una volta acquistato si è trovato benissimo, quindi di questo sono contento, perché io soprattutto ci metto la faccia e quindi sono molto contento che la gente appunto mi ringrazi e si trovi bene. Non ci sono particolari novità questa settimana sul Colosso, perché appunto è stata una settimana, ve lo ripeto, abbastanza blanda, ma vi devo mostrare appunto Luna 6 di Hot Toys, l'Iron Patriot, quello in edizione limitata, che era stato rilasciato ormai un po' di tempo fa, forse 3 o 4 settimane fa, era prima della fine dell'anno, ragazzi. Un ottimo pezzo, bellissimo, quindi se vi va dovrebbe essere disponibile ancora, almeno al momento in cui sto registrando il video, sul Colosso dei Nerd. E poi questa Iron Studio, ragazzi, a 279 euro di Daredevil, che è davvero una figata, quindi visto che siamo nel mood dell'uscita di Born Again, raga, se siete appassionati di statue, ciao Manolo, e se mi piace Daredevil, io penso che questo sia un pezzo che non potete farvi scappare.
Detto questo, raga, io penso di avervi detto più o meno tutto, quelle che sono le novità un po' più interessanti. Ci sono stati degli annunci anche per quanto riguarda SH Figuarts e Hasbro, per le 1 a 12 ovviamente, che non volevo trattare comunque in questo video qui. Ci vediamo, se volete, con i prossimi appuntamenti del canale, con i prossimi video, e molto probabilmente farò una live la prossima settimana, che potrebbe essere credo intorno al 22 o 23. Non lo so bene ragazzi ancora, perché dipende purtroppo dal lavoro, ma come al solito, se mi seguite sui profili Instagram, Facebook e anche su YouTube stesso, magari faccio qualche post eccetera, vi terrò sempre informati di quando sarà la live e di tutte le novità del canale. Vi invito ragazzi, se vi va, a iscrivervi al canale, mettere mi piace al video, se volete abbonatevi, trovate tutte le informazioni sul canale con i vari piani di abbonamento e quant'altro. Ringrazio tutti coloro che sono abbonati e che hanno seguito questo video ragazzi, e quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona domenica, un buon inizio di settimana e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!